ora è arrivato quel momento, raga, è arrivato. La scarpa si chiama Matcha. Chi siamo noi per non assaggiare il tè Matcha? Sono un po' preoccupato da questo. Allora, è ghiacciato. Io so che si può fare anche caldo. Ma aspetta! Schifo. Incredibile. Io sono Bat. E io sono il centralino. E questo è... Resta Zone. Bentornati su YouTube, bentornati in un nuovo video unboxing. Oggi, oltre all'unboxing, faremo anche Un test. un test culinario. Perché noi siamo esperti anche di cucina, Esatto. sapori orientali, quindi abbiamo una cosa extra. Una sorpresa che probabilmente avrete già capito, forse nel titolo l'abbiamo anche scritto, ma comunque partiamo col vedere prima la scarpa di cui si parla. Va bene? Vai. Io non perderei tempo, andiamo diretti a vederla. Eccola qua, quest'oggi box Nike SB. Tornato il viola. Tornato, esatto, te lo stavo per dire. Ci ho fatto Tornato caso. il viola, così. Questa ovviamente facciamola vedere e poi capiamo anche perché abbiamo fatto questa faccia strana sul colore viola del box. Questa qui, raga, è sì, la nuova Dunk SB in collaborazione con Yuto Horigome. Poi spiegheremo anche meglio chi è questo Yuto. E cosa fa E soprattutto? cosa fa? Colorazione matcha, asparagus, Esatto. matcha. Perché diciamo il box viola? Perché ultimamente tutte le Dunk SB hanno il box crema e grigio, tutte le ultime uscite. Infatti E questo box invece è un po' più, tra virgolette, retro, cioè retro, vecchiotto, delle vecchie Dunk SB. c'è qualcosa che non mi torna. Non lo so, però in realtà ogni tanto qualche Nike SB ce l'ha il box viola. Io diciamo che mi aspettavo il box crema, perché comunque non è una Dunk così classica, ma è comunque una collaborazione. Vediamo questa appunto colorazione bella oliva, bella verdina, bella... Sai come l'avrei chiamata io? come l'avresti chiamata? Kiwi. Sai perché? Però... Sì, però dopo racconteremo il motivo per cui si chiama matcha. Sì, E quindi è giusto chiamarla matcha. sì, secondo però me. io a vederla così mi sembra un kiwi. A te no? E Verde. cosa ne sai che non è il matcha? Non lo so, però a me sembra un kiwi perché è verde puntinata col marrone. Partiamo Stava. con raccontare i dettagli della sneaker. Vai. Prego. Partiamo come sempre dai materiali. Questa volta i materiali sono particolari e ricercati. È no? vero, è vero. Perché abbiamo questo suede verde puntinato, bello reattivo e particolare, abbastanza inusuale, ti devo Vero. dire. E con uno swoosh in pelle, Vero, a contrasto. A contrasto. Poi parleremo anche dei colori. ma soprattutto sul toe troviamo questo scamosciatino davvero interessante di un colore che poi voglio vedere come descriverai perché Ok. è un po'... Io ho paura è un di po'- più nel un descrivere po' il quarto sospetto. interno. Anche il quarto interno trova un altro materiale un po' più... È uno suede più secco. è secondo più me. secco. Troviamo invece l'interno foderato, morbido, in quasi... Pelosetto. è un tessuto peloso particolare. Sì. Questa scarpa è davvero ricca di materiali. Scamosciato anche sulla linguetta con il Nike ovviamente ricamato. Sulla linguetta invece c'è questo texture di nylon davvero particolare. Tela marrone kiwi. Non è kiwi, questo non è color kiwi. Invece sì, il kiwi ha questo colore qui. Questa cos'è? È una tela marrone. Tela zigrinata marrone. Carpa super dettagliata. Parliamo anche ovviamente dei colori. Abbiamo detto verde, oliva principalmente predominante, che a contrasto con questo crema. Nell'intersuola troviamo un'intersuola crema, troviamo appunto lo scamosciato, secondo me è un color grigio tendente al crema, grigio scuro, grigio sporco. L'intersuola è La- bianca però, L'intersuola è crema, È l'intersuola è crema, centralino, l'intersuola è crema. Prendi guarda, è crema tutta la Non vita. posso confrontarla con la mia perché è nera, non Sì, è la crema. in ogni caso il colore più particolare secondo me lo troviamo nel quarto interno della scarpa, perché a primo impatto sembra uno scamosciato reattivo che tu tocchi e cambia colore. In realtà i colori che vedete maculati Esatto. sono
fissati, cioè sono quelli. Non potete cambiare l'effetto maculato che trovate sul quarto interno della scarpa. E questa cosa che è particolare, io non l'avevo mai visto questo materiale. Un'altra cosa che mi piace dei materiali è che il verde è puntinato con questi puntini un po' più scuri che dovrebbero simboleggiare appunto, credo, le bollicine del tè matcha. E perché è importante il tè matcha? Il tè matcha è importante perché è la bevanda preferita del campione olimpionico Yuto, appunto creatore della sneaker in collaborazione con Nike. Il matcha è la sua bevanda preferita e di conseguenza hanno voluto rendere omaggio a questa cosa per le sneaker che hanno fatto in collaborazione. Vediamo i dettagli appunto di questa collaborazione, dato che ne abbiamo parlato. Prego, Centralino. Loghi caratteristici per questa scarpa. Sicuramente sul lato esterno troviamo questo logo impresso. Sono due penne di inchiostro, due piume. Sono due piume incrociate. Aspetta. Che cazzo ti sei inventato? Due piume. Guarda che la piuma per scrivere quella. L'altro dettaglio lo troviamo sulla linguetta con la scritta Nike SB Yuto Origome. Tra l'altro hai visto c'è anche qui dietro il esatto, simbolino. il simbolino lo ritroviamo anche all'interno dell'etichetta. Un altro colore che al momento non si vede lo troviamo nella suola, il rosa, che simboleggia secondo me una gradazione di qualche cosa all'interno del tè matcha, però noi non siamo esperti di questo settore. Il rosa non è solo lì, perché adesso ti dico dove lo troviamo il rosa. Il rosa lo troviamo anche qui, con i lacci extra. Lacci extra che non sono solo rosa, ma anche in questo bianco sporco, mentre il classico verde lo troviamo già montato. Secondo me il rosa spacca su questa sneaker. Potrebbe dire la sua. Ora è arrivato quel momento, raga. È arrivato. La scarpa si chiama Matcha. Matcha è il tè preferito, la bevanda preferita di Yuto Origome. E poi racconteremo anche chi è questo Yuto per bene nei dettagli. Noi potevamo non assaggiare il tè matcha, dato che Yuto dice che è la sua bevanda preferita e ci ha anche realizzato una scarpa? Chi siamo noi per non assaggiare il tè matcha? Ah, guarda, io sono un po' preoccupato da questo. Allora, premesse. Io e il Centralino non abbiamo mai, e sottolineo mai, assaggiato il tè matcha. Aggiungo che io non sono fan di questi bivironi qui. No. E invece sai che il tè matcha sta andando tantissimo. Ma cosa c'è del latte? Allora, lei mi ha detto che ci hanno messo anche la panna. Loro ci mettono la panna. Allora, non siamo per niente in grado di spiegarvi che cosa sia il tè matcha. Non abbiamo studiato questa cosa, mi dispiace. Se volete andatevelo a cercare su Google, mettiamo magari un riquadro dove vediamo su Wikipedia che cos'è il tè matcha. Leggetevelo qui in sovraimpressione e adesso noi lo assaggiamo, andiamo all'assaggio. Ci siamo, c'è il ghiaccio. È ghiacciato, io so che si può fare anche caldo. Lei mi ha chiesto caldo o ghiacciato? Infatti io pensavo tu mi portassi una tazza di tè capito, caldo. Ora che te lo porto, ora che lo dobbiamo fare il video, ma aspetta! Schifo. È come imbevibile. Fa sentire. Cioè è del latte sporco, però si sente un po' la piantina. Sai che non è malvagio? Cioè, a parte che se bevo una roba del genere ci rimango secco io. Buono. Allora, sembra di bere del latte. Solo latte. Del latte con Un aromatizzato. leggero retrogusto di... Un leggero retrogusto di qualcos'altro. Non è solo latte però. Allora, però è buono. sai che quando è, No, non puoi quando è dire che venuto non è su si vede un po' il colore verde matcha. Certo che si vede. Vedete che è un po' verdogno, no? È vero, È un non po' so se verdogno. si vede dalla telecamera. Ti giuro, è buono. Sicuramente è molto simile al latte, ma è diverso, non è come bere il latte. E invece io sono rimasto piacevolmente contento Allora, non è male. di questo tè matcha. Sicuramente, Yuto, non è la nostra bevanda preferita. Ecco. Va bene? Se è la tua, Cioè, non ci è... può stare, non sei pazzo, diciamo così. In ogni caso, se vuoi ti do il voto sia a quello che alla scarpa. mi è rimasto un po' di matcha qui. Comunque, Vabbè. in ogni caso, Yuto sicuramente berrà questa bevanda prima di salire sulla sua tavola da skate per poi andarsi a giocare il titolo olimpionico. Perché Yuto Origome è uno skater, un atleta professionista di skate. E che cosa ha fatto Centralino? Più che giocare direi a vincere. A vincere. Perché ben 2 volte su 2 Yuto è arrivato primo alle edizioni delle Olimpiadi. A Parigi nel 2024 e nel 2020 a Tokyo. Lo skate è entrato adesso in uno sport olimpionico da 2 anni, in realtà da 4 anni, 5 anni, comunque
è uno sport olimpionico Da 2 delle edizioni. ultime 2 edizioni e Yuto ha vinto la medaglia d'oro tutte e 2 le volte. Quindi c'è super È l'unico campione olimpionico di skate di sempre al momento. al momento. Quindi ha vinto 2 Olimpiadi, 2 medaglie d'oro E 2 scarpe. e Per 2 forza. scarpe. Questa qui che vedete è una, ma noi potevamo esimerci dal non farvi vedere anche la prima sneaker che hanno fatto in collaborazione? Assolutamente no. E quindi ecco qui anche la prima versione delle Dunk SB Yuto. Olè! In questo caso troviamo ovviamente il box crema e grigio di cui parlavamo prima, ma concentriamoci sulla scarpa che in questo caso cambia nettamente il suo colore e soprattutto anche i suoi materiali. Prego. I materiali sono completamente diversi o quasi, nel senso predomina questa volta la pelle, quindi sulla tomaia e sui quarti. Troviamo invece il suede grigio sulla punta e sull'intera scarpa, mentre al posto della tela zigrinata e di tutti gli altri materiali troviamo uno scamosciato su tutta la parte marrone questa volta. Pelle anche sul retro dove abbiamo la scritta Nike ricamata, mentre la linguetta rimane invariata sempre con il nylon. Colori, come abbiamo visto, grigio, bianco sporco, anche qui bianco crema che riprende un po' gli stessi colori dell'altra versione. I colori secondari a contrasto sono principalmente il marrone, questo marrone scuro, marrone tipo mocha, mentre il rosa che troviamo anche qui nella parte posteriore della scarpa, oltre che sullo stesso dettaglio che trovavamo nella suola della versione precedente. Nella suola marrone e cioccolato e rosa, come abbiamo detto. Attenzione, questo swoosh grigio scuro che è diverso dal grigio invece più tendente all'azzurro, questo grigio tendente all'azzurro che è predominante su tutta la sneaker. Mi piace molto questa colorazione che comunque è molto più pulita, molto più clean, questa è indossabile veramente con quasi tutto rispetto a questa che invece implica uno stile di colori nell'outfit un po' più particolare. Materiali forse che io preferisco un po' di più questi, sinceramente mi attirano di più, sono più particolari come materiali, ma comunque anche qui troviamo dei materiali molto dettagliati. Tessi identiche, dettagli della collaborazione, quindi le piume incrociate che troviamo anche qui e anche sull'etichetta interna della scarpa, oltre che la scritta Yuto Origome anche nell'etichetta qui nella linguetta. Extra lace rosa e marrone oltre al bianco classico già montato. Bianco sporco, non è un bianco bianco questo qui già montato. Null'altro da dire, raga. Queste erano le Dunk SB di Yuto. Attenzione perché questa però ha una storia diversa rispetto a questa, perché se questa è la versione matcha che è stata fatta perché appunto la bevanda preferita di Yuto è il matcha, questa centralino perché è così grigia. Grigia, cosa ricorda? Ci arrivo, aspetta. Vallo. Ah, il parco. Certo. But, ho studiato. Vai. Ti sei già dimenticato. No, questa colorazione è un tributo al parco famosissimo di Tokyo. Non so se tu lo conosci. Ojima. Ojima? Controlla. Ojima Komatsugawa. Komatsugawa. Ah, ma ci sono stato l'altro giorno. Ci sono stato Komatsugawa. l'altro giorno con i miei amici. Esatto. Abbiamo skateato, poi abbiamo giocato a basket. A Proprio Tokyo. quello. A Tokyo, Tokyo. esatto. Sì, ci sono andato, poi dopo sono tornato a casa. Comunque questo parco famosissimo di Tokyo ha dato ispirazione a questa colorazione Sì, ma di perché Dunk era SB. un parco così, no? No, Non perché era il è parco. è il famosissimo parco in cui Yuto si allenava e andava da piccolo e dove tutto è iniziato, il suo sogno è partito. Da quel parco. Quindi, tornando un attimo seri, questa appunto, come abbiamo detto, prende ispirazione da quel parco dove Yuto ha dato vita al suo sogno e poi è diventato un campione leggendario e è giusto che Nike gli abbia reso giustizia con 2 scarpe che posso dire sono tra le Dunk SB più carine rilasciate negli ultimi anni, perché questa verde è uscita quest'anno, 2025, mentre questa è uscita nel 2023 e in questi ultimi anni i Dunk SB che hanno creato questo hype e questa richiesta non ce ne sono tante. Aggiungo che Yuto Origome
è sconosciuto all'essere umano, perché Vero. chiaramente, cioè, dite la verità, sapevate chi era? No, C'è da assolutamente. dire che è uno sport poco seguito, se Certo, vogliamo. sicuramente, e di conseguenza una collaborazione con sì un atleta di skate famoso, sì, Il nello più famoso. skate, uno dei più famosi al momento nello skate, uno dei più forti al momento nello skate, ma comunque poco conosciuto da tutti gli altri esseri comuni mortali che magari non seguono lo skate, e due scarpe in collaborazione con una persona un po' meno conosciuta hanno sono creato forti. comunque successo, e secondo me è tanta roba. A me piace raccontare anche le storie, quella del Temaca e queste cose che arricchiscono la scarpa. Pareri veloci su questa e invece un po' più importante sulla verde, perché l'unboxing oggi è di quella verde. Devo essere sincero, io questa l'ho snobbata parecchio perché mi sembrava troppo semplice quando è uscita e non capivo il motivo dei prezzi così alti. È una bella scarpa, le do sicuramente un 7. Ho apprezzato molto di più la versione uscita quest'anno. La verde. Nonostante questa sia più semplice da mettere, chi la vuole comprare da indossare forse sia più facile da tutti i giorni, secondo me questa ha qualcosa in più. I materiali sono incredibili, ho apprezzato tantissimo l'impegno che hanno messo in tutti i vari dettagli e la ricerca. I colori sono belli, vivaci, spaccano, il laccio rosa la rende fresca e estiva, è interessante. Perché no? 8, 7 e 6 al tè. 6, sufficienza. Il mio parere è il seguente: io l'ho vista, ho detto deve uscire questa scarpa, l'ho vista dalle foto, ho detto è verde, è un verde spento, un verde tetro, un verde oliva, non è che forse, cioè, ho detto vedendola così, vedendo la storia, ti dico cavolo, mi piace. E il mio voto, io gli avrei dato un 6,5-7, e invece, dato la storia, dato che mi ha colpito in maniera predominante vista dal vivo, il mio voto sale a un 8 anche per me, perché comunque è una scarpa che indosserei e che volendo posso anche valutare di comunque acquistare, cioè mi piace. No, è Mi bella, piace è tanto, bella. mi piace, è proprio Ma bella. poi ci sono tanti Mi dettagli, piace molto cioè. anche la versione grigia, perché chiaramente è molto più clean, molto più pulita, quindi forse a livello di colori, secondo me a livello cromatico questa qui ha qualcosina in più per il pubblico più generale, ma io apprezzo di più la storia e il colore di questa qui, anche se riconosco che questa qui sia molto più pulita come colorazione, Sì. molto più apprezzabile in generale. Non lo so, però cioè, questa è veramente bella, ha un sacco di dettagli, nulla è lasciata al caso, cioè guarda anche per dire l'occhiello che ha qui. Esatto, di cui non ne abbiamo Non abbiamo minimamente neanche parlato, però c'è anche le linguette interne. Siamo pessimi. Ma Siamo noi pessimi. facciamo una... Noi sai ci cos'è? divertiamo, noi diciamo la nostra, Ma sì, raga. ma non siamo quelli super tecnici che vanno a scavare la scarpa, È vero. a aprire. Però secondo me il nostro è un unboxing sempliciotto in cui predominano le nostre opinioni, come vediamo la scarpa. Cioè noi, Sai prendiamo, cosa noi però- prendiamo la scarpa, la mettiamo qui, la guardiamo e diciamo ok, la descriviamo e diciamo cosa ne pensiamo. Predomina la storia, secondo me, Anche. perché a me piace raccontare la storia del Anche. Temaca. Mi piace Dammene raccontare un la goccio, storia. dai, dammene un goccio che mi faccio scendere le ultime. Ah, ti piace allora? No, siete bestie, non ho ti ancora piace? mangiato. Fai sentire un altro goccino. Cazzo, però diventa più buono ogni volta che lo bevo. Come quelle cose che dopo ti abitui. Quindi, raga, i nostri pareri li abbiamo detti, i voti li abbiamo detti, la scarpa, soprattutto, e le scarpe ve le abbiamo fatte vedere, il Temaca l'abbiamo provato, l'abbiamo assaggiato. Io non ho più nulla da dire. Io vorrei sapere voi cosa ne pensate invece di questa sneaker. Potete farlo qui sotto nei commenti, obbligatorio Dovete farcelo sapere farlo. e soprattutto dartegli voi un voto a questa sneaker, se l'avete già comprata, la state valutando, vi piace la storia che ha, avete mai provato il Temaca voi? Non avete mai provato? È il momento di farlo, raga. È il momento di Scarpa farlo e tè. e magari diventa la vostra bevanda preferita come YouTube, cioè promotori del Temaca. Ma Vai. vi rendete conto? In ogni caso, se il video vi è piaciuto, ovviamente lasciate anche un bel like, commentino e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi appuntamenti. Dal Bat E il centralino. è tutto, ci vediamo come al solito in un prossimo Video. Aspetta che ho una gran sete, il caffè è buonissimo. Mettilo via che è imbevibile. Diventa la mia bevanda preferita da oggi in poi.